Ma ciao a tutti e bentornati qui su Torte di Nuvole. Oggi parlo in video perché sto per farvi vedere la preparazione di un dolce molto impegnativo, sicuramente uno dei dolci più difficili o quantomeno comunque veramente più impegnativi della tradizione calabrese. Sto parlando della pitta impigliata, conosciuta anche come pitta inchiusa, che è un dolce natalizio, il dolce probabilmente natalizio per eccellenza per quanto riguarda le province di Crotone, Catanzaro e Cosenza. Perché dico che è impegnativo? Nel mio caso io ho dovuto preparare questa ricetta in 2 giorni, ma si potrebbero anche in realtà impiegare 3 giorni, perché quando si prepara il ripieno, appunto fatto di frutta secca e di uva passa, sarebbe l'ideale aspettare quantomeno un giorno, 24 ore, ma anche 2 giorni, in modo tale che appunto questo ripieno prenda sapore, anche perché vengono utilizzati anche dei liquidi. Quindi dai 2 ai 3 giorni prima di realizzare il dolce bisogna cominciare a tritare col coltello tutta la frutta secca e unire poi l'uva sultanina, che deve essere naturalmente precedentemente ammollata in un po' di acqua. La frutta secca utilizzata sono le noci, i pinoli, le mandorle e poi appunto l'uva passa, che viene precedentemente ammollata e strizzata. A questo punto va unita alla frutta secca alla quale poi viene aggiunta la scorza di un mandarino, un cucchiaino di cannella e un cucchiaino di chiodi di garofano. Amalgamiamo velocemente e aggiungiamo poi il liquore dolce o il rum, come preferite. Vi ricordo che la ricetta completa la trovate nel box informazioni e alla fine di questo video appunto ci sarà il link che vi rimanderà a tortedinuvole.com, dove ci sarà la ricetta completa. A questo punto viene aggiunto il miele, che io ho sciolto precedentemente per qualche secondo nel microonde, poi potete utilizzare tranquillamente, potete scioglierlo a bagnomaria anche semplicemente nello stesso barattolo di vetro in cui si trova. E il ripieno è pronto, ma adesso manca l'ingrediente più importante, che è il tempo. Più tempo la fate riposare, questa amalgama di frutta secca, migliore poi sarà il risultato finale all'interno della pitta. Adesso quindi quello che ho fatto è semplicemente coprirla con della semplicissima carta stagnola e l'ho lasciata sul tavolo per un giorno. Quindi nel mio caso il giorno seguente ho preparato la sfoglia. Come si prepara questa sfoglia? Innanzitutto potreste setacciare la farina, io non l'ho fatto, me ne sono dimenticata, però in realtà io ve lo consiglio. Quindi setacciate la farina, aggiungete il lievito. Potete utilizzare direttamente la spianatoia, io preferisco sempre lavorare prima in una ciotola e poi trasferire l'impasto su una spianatoia. Aggiungete lo zucchero, che non è tanto, sono circa 40 grammi, 35-40 grammi, perché la sfoglia deve essere piuttosto neutra come sapore. Poi aggiungete le uova, un vino dolce o il liquore, quello che utilizzate. Io ho utilizzato lo stesso vino dolce che ho utilizzato nel ripieno. Aggiungete anche l'olio, la scorza di arancia e impastate tanto, impastate energicamente. Ci vogliono circa 15 minuti perché il panetto deve essere bello liscio. Non è difficile, perché devo dire che l'impasto non è duro e quindi è facile da impastare, però impastate tanto, stracciando la pasta nel frattempo e ricomponendola fino ad ottenere un impasto appunto molto liscio.
Se lavorate nella ciotola e poi vi trasferite sulla spianatoia, non dimenticatevi appunto di infarinare la spianatoia, perché sarà effettivamente più facile lavorare, quindi l'impasto non si attaccherà. Nel caso in cui avesse l'impastatrice, è chiaro che questo passaggio si può fare appunto con questa macchina. È sicuramente più semplice, più facile, più veloce e meno faticoso. Adesso ho tagliato circa un terzo dell'impasto e ho ricavato una sfoglia circolare. Utilizzo quindi questo disco di pasta per ricoprire la teglia che ho precedentemente ricoperto con la carta forno. Mi preme dire una cosa importante riguardo questa ricetta. Io ho fatto una ricerca che è durata veramente giorni, perché effettivamente riuscire a trovare la ricetta principe, la ricetta originale è molto complicato, perché sapete che quando si tratta di tradizione queste ricette vengono tramandate oralmente. E ogni provincia ho notato effettivamente che ha una propria versione, addirittura ci sono alcune versioni in cui l'olio che viene utilizzato nell'impasto viene prima scaldato, invece io in questo caso l'ho utilizzato a freddo. Come vi ho detto, questo dolce è molto famoso nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, ma pare sia nato a San Giovanni in Fiore nella provincia di Cosenza, e si trovano anche dei riferimenti storici in un documento notarile del 1728, dove pare che questo dolce veniva utilizzato per le feste nuziali. Chiudo questa breve parentesi storica. E continuo col dirvi appunto che questo disco di pasta deve essere adagiato sul fondo della teglia, leggermente con i bordi rialzati, perché poi verrà fatta una piccola decorazione. Ora, dal panetto che vi è rimasto, potete decidere di stenderlo tutto col mattarello e poi ricavare delle strisce, oppure dividere il panetto in 7 piccoli panetti da ottenere poi in seguito queste 7 strisce. Le strisce devono essere circa 30 cm lunghe e 7 cm alte, in modo tale appunto che poi il ripieno che viene messo all'interno possa essere coperto e poi arrotolato su se stesso. Adesso vi faccio vedere appunto nella prossima scena come si creano le roselline. Una volta formate le strisce, con una rotellina poi ritagliate i bordi. E disponete il ripieno più o meno al centro della striscia, ripiegando poi la striscia a metà e arrotolandola su se stessa, formando la rosellina. Vi faccio vedere questo passaggio per intero, non taglio la scena e neanche la velocizzo, perché credo che sia molto importante riuscire a capire come formare questa rosellina. Nessuno ve lo dice, ma io ve lo dico. Nel momento in cui ripiegate la sfoglia come in questo modo su se stessa, come vi sto facendo vedere in questa scena, potrebbe non rimanere diciamo piegata. Non vi preoccupate, non succede assolutamente nulla. Riprovate a rifarlo, dopodiché aiutatevi con una mano, arrotolate la rosellina e con l'altra tenete la parte che non rimane attaccata, la parte piegata che non rimane attaccata su se stessa, facendo in modo che la rosellina si formi comunque. Ecco, esattamente in questo modo. Per quale motivo potrebbe non attaccarsi? Perché la striscia è troppo stretta o perché il ripieno che abbiamo messo è troppo esagerato, come io ho fatto. Per me era troppo probabilmente, però non fa niente, va bene lo stesso, perché poi il risultato finale sarà ancora più gustoso. Adesso spennelliamo il disco di pasta con del miele e dell'olio.
Dopodiché possiamo adagiare la nostra prima rosellina e la adagiamo nel centro. Tutte le altre roselline devono essere poi adagiate tutto attorno. Ed eccoci qua. Queste sono le roselline preparate, sono molto belle da vedere, molto belle. Non vi posso far capire il profumo che c'era in cucina mentre la preparavo, perché effettivamente i chiodi di garofano, l'arancia e tutta la frutta secca, insomma, davano un profumo in casa veramente notevole. Sollevate i bordi tra le roselline e attaccatele leggermente, provocando una leggera pressione appunto tra le rose. Dopodiché la nostra pitta è pronta ed è pronta per essere infornata a 180 gradi per circa 40 minuti. Se la parte superiore, quindi la superficie, dovesse annerirsi perché magari il forno, la temperatura del forno è troppo alta, copritela con della carta stagnola. Io comunque vi consiglio dopo i 30 minuti, soprattutto perché voi conoscete il vostro forno, di dare sempre un'occhiata alla pitta, perché sarebbe un peccato se dovesse annerirsi troppo, soprattutto dopo tutto questo lavoro, perché come vi ho detto è un lavoro molto impegnativo. Ultimissima cosa da fare poi una volta che viene estratta dal forno è spennellarla con una miscela realizzata con un cucchiaio di miele fuso e del vino dolce. Ovviamente ho utilizzato lo stesso vino che ho utilizzato nell'impasto e nell'amalgama di frutta secca. Altra considerazione da fare per quanto riguarda questo dolce è che effettivamente è più buona da gustare questa pitta è più buona da gustare il giorno dopo. E questo è tutto, è sicuramente una delle ricette più importanti e tradizionali per quanto riguarda la tradizione natalizia calabrese, quantomeno per le province di Catanzaro, Crotone e Cosenza. Se siete interessati alla ricetta più comune che si trova invece nella Locride, nella provincia di Reggio Calabria, io vi lascio il link sia nel box informazioni ma anche qui a fine video, ed è la ricetta delle San Martine, un dolce che richiama molto questa pitta. Io come al solito vi ringrazio di aver visto il video, vi invito a mettere un pollicione in su se questo video vi è piaciuto, di commentare, di iscrivervi a questo canale e di condividere questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima qui su Torte di Nuvole. Ciao!